Ciao, in questo video vedremo questo nuovo strumento che è un tester per batterie al piombo, quindi batterie per auto, batterie per antifurto, per gruppi di continuità, eccetera. Viene misurata la resistenza interna, la bontà della batteria e per l'auto ha dei metodi per verificare se viene correttamente effettuata la carica dall'alternatore, la scarica e il carico degli utilizzatori dell'auto. La misura viene effettuata in modo preciso col metodo a 4 fili, perché all'interno di questi cavetti ci sono 2 fili, che poi andremo a vedere. Ti farò vedere come è fatto all'interno, collegheremo l'oscilloscopio alle resistenze che ci sono qua all'interno per vedere come viene effettuata la misura. Questo strumento, che è il modello Tooltop 2202, viene fornito con la termocoppia per misurare la temperatura, cosa che non ha il modello base, che se non sbaglio è il 2201. Il cavetto USB serve per poterlo alimentare e testare la temperatura. La sonda va innestata qua e si può alimentare con il cavetto USB perché lui non ha batterie. Questo sportellino qui, che era destinato alle batterie penso per un multimetro, perché hanno usato lo stesso guscio, qui in questo caso è vuoto. Lui si alimenta tutte le volte che si va a fare il test delle batterie. Possiamo allo stesso modo usare la termocoppia alimentandolo dalla batteria stessa senza il cavetto USB. Questa è la sua scatola con la sua custodia di trasporto. Insieme c'è il manualetto, questo qui, di cui adesso andremo a vedere le caratteristiche. Tipo di batterie che può testare sono quelle al piombo acido, sia le 12 che le 24 volte. Questa colonna qui è per il modello base e questo qui è per il modello upgrade, che è questo. Può misurare la resistenza interna della batteria, la corrente di scarica, la percentuale della vita della batteria, il livello della batteria, anche qui in percentuale e anche in tensione, poi andremo a vedere. La capacità di avviamento può misurare, la qualità della batteria, ha un LED qua di illuminazione che si accende tenendo premuto questo tasto. C'è la misura della temperatura sul nostro modello con questa termocoppia. Poi ci sono 3 misure che possono essere fatte direttamente mettendo l'auto in moto. In particolare può fare il test di avviamento, il test del sistema di carica della batteria, quindi vedere se l'alternatore carica. Qui hanno scritto che lo fa solo questo modello. Mi sembra strano che l'altro non lo faccia, anche perché ha gli stessi cavi. Fa anche il test sotto carico, vuol dire caricando la batteria, quindi accendendo le luci e magari lo sbrinatore o qualcosa che consuma parecchio. Il range della corrente di cortocircuito che riesce a identificare è da 100 a 1999, la capacità delle batterie che può testare sono da 3 Ah fino a 250 Ah, il metodo di misura è a 4 terminali Kelvin, che poi adesso andiamo subito a vedere. Questi qui sono tutti gli standard delle batterie che sono selezionabili dallo strumento, le dimensioni del pannello LCD alimentato dalla batteria in test USB-C. A quanto pare l'USB-C ce l'ha solo questo modello qui. Retroilluminazione dello strumento si può anche spegnere, però con la retroilluminazione spenta non si vede nulla, quindi non serve a nulla. È protetto dal sovraccarico e dall'inversione della polarità. Andiamo ad alimentarlo con la USB-C, così vediamo subito la sonda di temperatura. Innesto l'USB-C, la vado a connettere al power bank, ecco acceso, va subito in modalità misura di temperatura. Quando si innesta l'USB, innestiamo la termocoppia, può misurare gradi centigradi o Fahrenheit, si cambia da qua. Se io scaldo la termocoppia vedo che la temperatura sale. Questa è la modalità misurazione di temperatura. Vediamo adesso come è costruito internamente prima di andare a fare il test delle batterie. Vediamo prima lo sportellino dove per altri strumenti ci sono le batterie, qui non c'è nulla, c'è un'etichetta che ci dice che non è necessario installare le batterie, che basta collegare la batteria esterna per alimentarlo. Tolto le 4 viti, bisogna spostare questa gomma per poter togliere il coperchio posteriore. Ecco. Vediamo subito le 2 grosse resistenze da 20 ohm 10 watt e 2, non so se sono MOSFET o transistor, che penso vadano a inserire le 2 resistenze. Abbiamo
un integrato senza sigla, penso sia il microcontrollore principale, il cicalino e altra componentistica varia. La misura 4 fili la vediamo qui, ogni cavetto di questo ha all'interno 2 fili, andiamo ad aprire una pinza e vediamo che un filo è collegato in basso e l'altro filo è collegato qua in alto dove c'è la misura, perché la misura va fatta il più vicino possibile alla batteria. Qui è dove viene messa, penso, la resistenza di carico e qui è dove viene fatta la misura. Questo serve a compensare la lunghezza dei cavi. Faremo una prova a mettere anche l'oscilloscopio in parallelo alla resistenza a vedere cosa succede quando lui va in test. Se lo fa impulsivo, se lo fa in continuo, non lo sappiamo. Andremo a vederlo. Vediamo adesso un po' di teoria e come si calcola la resistenza interna di una batteria. Partiamo dalla batteria ideale. Una batteria ideale senza resistenza interna, che non esiste, la corrente è data da la tensione della batteria fratto la resistenza, ma non è così perché la batteria stessa ha una sua resistenza interna, seppur bassa mi va a diminuire questa corrente, specialmente su resistenze di carico molto basse. La corrente di cortocircuito in una batteria ideale, il cortocircuito è 0 ohm, se io faccio tensione della batteria diviso la resistenza avrei una corrente infinita, ma così non è, perché la batteria ha appunto una sua resistenza interna. La batteria reale ha quindi una resistenza e la corrente di cortocircuito la si calcola tensione della batteria diviso sua resistenza interna. Ammettiamo di avere una batteria da 12 volt con una resistenza da 1 ohm o una corrente di cortocircuito di 12 A. Le resistenze interne sono molto più basse, quindi se fosse 0,1 sono 120 A, 0,01 sono 1200 A e così via. La tensione a circuito aperto è data dalla tensione della batteria, perché la resistenza interna non viene influenzata, non c'è circolazione di corrente, quindi la tensione di uscita è uguale alla tensione della batteria. Sotto carico le cose cambiano. Sotto carico devo tener conto della resistenza interna della batteria. La tensione di uscita è data da RL, la resistenza di carico, per la corrente. La corrente la si calcola facendo la tensione della batteria diviso la somma delle due resistenze, e questa qui è la mia corrente. La resistenza interna si calcola facendo la differenza delle due tensioni diviso per la corrente si calcola facendo tensione di uscita diviso la sua resistenza. Facciamo un esempio pratico: se ho una batteria da 12,23, una resistenza da 14 ohm, che poi è quello che faremo come test, questa è la resistenza da 14 ohm, se qui misuro 12,6 volt, facendo questo calcolo ho tensione della batteria meno tensione di uscita, che fa 0,17, diviso tensione di uscita, e questa 12,06, diviso 14 ohm, qui calcolo la corrente che circola 0,861 ampere, 861 mA circolano qui, e quindi facendo 0,17 diviso 0,861 ho la mia resistenza interna della batteria, che è 197 milliohm. E queste sono un po' le formule per calcolare in modo semplice con una resistenza la resistenza interna della batteria. Sarebbe meglio scendere anche un po' con questa resistenza di carico per aumentare un po' la corrente, per fare una misura più precisa, però vedo che loro hanno messo delle resistenze da 20 ohm. Le resistenze sono pilotate da questo transistor, questo è un 7805, non è un MOSFET, un transistor. Queste sono due batterie al gel, una è buona diciamo e una è guasta. Andiamo a verificarle adesso con lo strumento. Quindi come andiamo a collegare le pinze, lo strumento si accenderà. Dobbiamo sempre fare attenzione che questa parte vada a contatto con i terminali della batteria. Adesso è rimasto nel modo termocoppia, i modi li vediamo qui, ogni volta che si schiaccia il mod lui cambia. Adesso siamo nella misura di temperatura, quindi premendolo un'altra volta va nella IR, resistenza interna, questo qui è il modo charge, carica della batteria che si fa in auto. Anche queste sono misure che vedremo poi in auto. Andiamo a vedere il modo IR e abbiamo 3 step, li chiama P. Passo 1, dobbiamo identificare il type di batteria: gel, AGM, standard e FB.
Andiamo a vedere cosa c'è scritto sulla batteria. Qui mi dice AGM Technology, cosa che non c'è scritta qui, però le batterie sono uguali. AGM ce l'abbiamo, la selezione si fa con queste freccette qui, freccia su e freccia giù, e la lancetta si sposta, passa da gel, EFB, standard e AGM. Quelle sigle qui cosa sono? Sono il tipo di batteria gel e la batteria gel. AGM è la sigla di Absorbent Glass Mat, che sono quelle usate per lo start-stop delle auto. Dopo ci sono le standard STD, che erano le vecchie batterie al piombo, quelle che si rabboccavano con l'acqua distillata. E poi ci sono le FB, che sono le Enhanced Flooded Battery, scusate le pronunce, che sono quelle sigillate. Adesso seleziono AGM, che è quello che c'è scritto sulla batteria, e si conferma con questo tasto qui. Confermato, si va nel passo 2 e bisogna indicargli lo standard. Se sulla batteria non c'è niente, lasciamo pure CCA, poi vedremo altre batterie delle auto dove c'è scritto proprio EN, IEC, SAE o DIN, quindi dovremo selezionarlo. Tutta questa selezione penso serva per il calcolo della corrente di cortocircuito che fa lui internamente. CCA, vediamo cosa vogliono dire quelle altre sigle lì. EN è lo standard europeo, IEC è internazionale, CCA è un tipo di misura per l'avviamento freddo, SAE per Nord America e DIN per la Germania. Confermiamo e dobbiamo selezionare la corrente massima che può erogare la batteria, cioè quello che c'è scritto. Qui non c'è scritto nulla, questa qui è una batteria da 9 Ah, tipicamente si fa 10 volte, quindi 90 A circa, e si cambia qui. E posso selezionare da un minimo di 50 a un massimo di 1999, che è quello che abbiamo letto sul manuale. Rimetto 90 e confermo e farà il test della batteria. Mi dice che sono 9,4 milliohm con un SOC di 53%. SOC vuol dire State of Charge, che è la percentuale di carica, quindi questa batteria, secondo la misura che ha fatto, è carica al 53%. Con queste frecce su e giù possiamo andare a vedere altre informazioni. Questa qui è la corrente massima che può erogare, SOH, State of Health, che è la salute, mi dice 100%, con una corrente massima di 258 A. Questa qui è la tensione che ha misurato sotto carico. Ho 4 informazioni: resistenza interna, corrente massima, tensione, e queste percentuali qui di carica e di vita, vuol dire che questa qui è ancora al 100%. Inoltre qui sotto ci mette per esteso se la batteria è perfetta o è da sostituire. Vediamo quella guasta, che comunque ha una sua tensione. All'accensione non l'ho detto prima, ma verifica il modello di batteria, se è una 12 o 24 volt. Ho identificato che è una batteria a 12 volt, anche se probabilmente ci sono meno di 12 volt perché questa batteria qui è un po' guasta. Rimettiamo il modello AGM. Step 2 CCA, step 3 corrente, andiamo a fare la misura. Mi dice che ha una resistenza interna altissima, sono quasi 2 ohm, la carica è a 0%, mi dice che va sostituita. Andiamo a vedere le altre informazioni. Corrente di cortocircuito è 0, tutto 0, tensione della batteria sotto carico 9,8 volt. Abbiamo visto che ho identificato subito qual è la batteria buona da quella da gettare. Questo qui mi dice carica al 50%, teoricamente se la andassi a caricare bene dovrei vedere la percentuale di carica che aumenta. Adesso io vorrei collegare l'oscilloscopio per vedere come fa la misura. Preparo l'oscilloscopio e poi vediamo la misura insieme. Ho collegato le due sonde dell'oscilloscopio, mi sono assicurato che dove ci sono le masse le resistenze sono collegate insieme, se no andrei a fare un cortocircuito tramite le masse, perché questo oscilloscopio non ha le masse isolate. Inquadriamo l'oscilloscopio, che è quello che ci interessa di più. Io qui adesso avvierò manualmente il test. Ci sono i due canali collegati, uno è il giallo e l'altro è il blu. Inizio il test. Eccolo qui, andiamo con i cursori a misurare. Qui devo mettere in hold con questo tasto, se no non mi permette di spostare i cursori. Andiamo a misurare il tempo totale e poi andiamo a vedere i dettagli. Sono 254 millisecondi il tempo della misura. Adesso cambio la base di tempi, tolgo l'hold, andiamo in attesa e anziché 50 millisecondi diminuiamo
10 millisecondi. Andiamo a rifare la misura, mettiamo in hold, andiamo su cursor, vediamo questi impulsini qui quanto sono larghi, sono poco più di 5 millisecondi. Andiamo a misurare questo tempo iniziale, sono 30 millisecondi, quindi dà un impulso di 30 millisecondi, quindi fa un controllo e dopo inizia a dare tantissimi impulsini sincroni, sono sincroni, resistenza destra, resistenza sinistra, passa la stessa corrente, potrebbero essere anche in serie o in parallelo. Vediamo la tensione, sono 10 volt, sono due quadretti, devo mettere i cursori orizzontali, cursor, misuriamo quella blu, quasi 9 volt, 9 volt circa, 9 volt, facciamo un calcolo, quindi facciamo 9 volt diviso la resistenza che è 20 ohm, sono 450 mA che ci fanno passare. Probabilmente tutto questo serve per capire lo stato della batteria. Gli danno un impulso iniziale e dopo iniziano, fanno il monitor della tensione e vedono se dall'inizio alla fine c'è una diminuzione della tensione e quindi riescono a capire il degrado. Poi facendo il calcolo, come ti ho fatto vedere all'inizio, con la formula per calcolare la resistenza interna, tirano fuori la resistenza interna e la corrente di cortocircuito. Poi, avendo inserito gli altri dati che abbiamo visto qui sullo strumento, probabilmente riescono a dare una corrente di cortocircuito determinata anche dal tipo di batteria e dallo standard. Adesso andiamo su delle batterie di automobile per vedere le differenze rispetto a queste qui, che sono quelle dei gruppi di continuità o delle centraline antifurto. Io l'ho preso principalmente per verificare queste batterie dei gruppi di continuità, perché a volte capitano dei gruppi di continuità abbastanza grossi con dentro anche decine di queste batterie qui, e poterle provare velocemente con uno strumento è una cosa molto utile. Facciamo adesso il calcolo della resistenza interna col metodo manuale, come abbiamo visto all'inizio. Quindi VS, che è la tensione della batteria a vuoto, e facciamo VS uguale 12,39 volt. Adesso dovremo collegare la resistenza e misurare la Vout. Vout uguale, colleghiamo la resistenza e misuriamo che tensione c'è sulla batteria. Continua a scendere, rivediamo un po' se torna su, facciamo così 12,30, bisogna essere veloci, 12,20 circa. Andiamo a fare il calcolo, quindi possiamo calcolare la corrente che circola facendo la tensione d'uscita, quindi la corrente è uguale 12,20 fratto 14, 12,20 diviso 14 ohm sono 0,871 ampere. Dopo devo fare la differenza tra le due tensioni, quindi questo meno questo sono 10 millivolt, quindi 0,10 diviso la corrente 0,871 e ho la mia resistenza. Questo lo mettiamo in memoria, 0,10 diviso richiamo memoria, ho 114 milliohm. Il risultato è discordante perché ovviamente io non riesco a fare una misura precisa. Come hai visto, già la tensione sotto carico si muove, vi faccio rivedere, dovrei farlo a impulsi come abbiamo visto per non alterare la lettura, perché io sto lì, scende e non riesco a identificare esattamente la tensione a vuoto. Infatti la resistenza che mi dà è molto più alta. Con lo strumento mi pare eravamo sui 9 milliohm. Riproviamo, ci lasciamo anche il tester se riesco ad agganciare AGM standard, qui possiamo andare a circa 90. Adesso qualcosa è cambiato perché prima gli ho dato una piccola carica alla batteria, la resistenza interna è diminuita, siamo a mezzo million, infatti mi dice che la carica è al 67%, prima era 50% se non sbaglio,
tensione 12,2, è perfetta al 100% e la corrente di cortocircuito è salita a 1400 A, quindi dal mezzo million a 114 million che ho fatto io manualmente. Non riuscirò mai a fare una misura precisa manualmente come fa uno strumento. Questo è uno strumento molto economico, chiaro che uno professionale riesce a fare la misura in modo molto più accurato. È un buon punto di riferimento per capire se la batteria è buona o meno. Proviamo adesso questa batteria d'auto che è 12 volt, 60 Ah, 540 A, standard EN, che andremo ad inserire. Colleghiamo le pinze, positivo, negativo, lo strumento si accende, standard mettiamo EFB, che sono le batterie sigillate. Andiamo al passo successivo, standard mettiamo EN, che è quello che ci riporta la batteria dopo il 540 A. EN. Andiamo al passo successivo, dove mettere la corrente massima, che ci viene indicata sulla batteria, 540 A. E avviamo il test. Risultato 3,8 million, perfetta, 100%, 763 A calcolati contro i 540 dichiarati, 13,3 volt, tutto 100%. Questa batteria è perfettamente funzionante. Vediamo adesso quest'altra batteria già collegata allo strumento e collegata all'auto, 470 A EN. Strumento già impostato su EN, andiamo al passo successivo, 470 A, che sono questi, effettuiamo il test, sono 4,1 million, 677 A, 12,7 volt, perfetto. Schiacciando questi tasti insieme parte da capo, diciamo, e cambiamo il mode, andiamo in charging mode e metteremo in moto il veicolo, vediamo cosa fa. Andiamo al passo successivo, andiamo a mettere in moto. Adesso è in moto, andiamo avanti, vedere cosa fa. Bisogna aspettare che questo vada a zero probabilmente. Deve stare un minuto, metto in pausa un attimo. Ok, ha finito il test, mi dice perfect, 13,2, vediamo se ho altre informazioni. No, ok, possiamo spegnere il veicolo. Facciamo adesso un altro test di avviamento, questo qui è di carico che è un po' più difficile da fare, penso. Andiamo nel modo starting, lo avviamo e mettiamo in moto. Anche qui dobbiamo aspettare poco più di un minuto, attendiamo. Probabilmente questa qui è già la tensione che ha misurato quando ha fatto l'avviamento. Ecco il risultato finale, dice perfetto perché è maggiore di 9,6. Comunque il valore minimo di tensione allo spunto ce l'abbiamo subito, non serve neanche aspettare il minuto. Vediamo un'altra batteria, qui ci vengono indicati tutti gli standard, quindi NCCA 55 per ora, 450 A. Quindi qui inseriamo FB, CCA sono 450 A. Andiamo con il test. 3,9 million, questo me la dà come 95%, 747 A. C'è da dire che è ferma da qualche giorno quest'auto, magari ci sta che la carica è il 95%. Se voglio accendere il LED, non l'ho fatto vedere, bisogna tenere premuto qua e si accende il LED. Se premo nuovamente. Eccoci al termine del video, abbiamo visto come questo strumento sia utile per testare velocemente le batterie al piombo. Spero che ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!